Salve a tutti, oggi siamo qui per un nuovo lavoretto che sarà una cosa abbastanza semplice, non voglio complicarmi la vita per questo oggetto. Vediamo di cosa si tratta. Ho già preparato un po' di pietre refrattarie, un po' di angolare di ferro per fare un piccolo taglietto, perché vorrei fare una piccola forgia per temperare e soprattutto bonificare alcuni pezzi di piccola dimensione. In campagna ho già una forgia molto grossa con 4 bruciatori, però ogni volta che l'accendo, a parte che è vecchissimo e un po' decrepita, ogni volta che l'accendo mi ci va una bombola di propano, quindi vorrei fare una piccola per le piccole cose che si usano qui nel laboratorio. E iniziamo. Dunque, se usiamo i pezzi, un unico pezzo così, è un po' troppo corto, 22 centimetri, perché d'accordo che voglio farla piccola, ma ci deve stare dentro un pezzo. Se la faccio doppia diventa un po' troppo lunga, che diventa 44 ovviamente. Penso che taglierò a metà un mattoncino e farò la via di mezzo, quindi diventerà 22 più 11 farà 33 centimetri farà. Ok, ed ecco le due formine già fatte praticamente. Adesso le saldiamo, una la parte sotto e una la parte sopra, dopo vanno collegate da qualche pezzetto di ferro e poi vediamo. Ora facciamo gli spigoli, perché il ferro ha un angolo rotondo praticamente. Ottimo. Così adesso spigolati in questo modo l'angolo può aderire perfettamente e non ci sono problemi. E avanti.
Ecco, abbiamo fatto un piccolo rotondo, una mezzaluna, così questa qui ci servirà da porticina, da chiudere ulteriormente per trattenere di più il calore e fare uscire ugualmente un pezzo lungo magari, da piccola porticina, via. E avanti. Adesso guardiamo di mettere insieme la piccola casetta, guardiamo se i pezzi combaciano o se c'è qualcosa da rifilare. Questo dovrebbe andare qui, ci sono già tutti gli angoli smussati chiaramente. La piccola cosetta va così, ecco, qui ci viene la porticina scorrevole. Tutti gli angoli smussati, così quel tondo che ha questo ferro praticamente viene annullato. Ecco, adesso guardiamo di mettere insieme tutto, guardiamo, infatti adesso appoggia benissimo, appoggia. Ecco, adesso possiamo passare alla saldatura. Ottimo, così è in tensione ed è tutto in squadro e adesso lo puntiamo. Perfetto. Abbiamo già saldato anche il fondo, adesso facciamo i distanziali qua, gli angolari, facciamo e li seghiamo a misura e poi facciamo l'unione dei due corpi. Ecco, abbiamo finito di saldare tutto il telaietto, è tutto stretto, quindi le pietre praticamente non cadono più, è tutto un blocco ormai. Adesso gli diamo appena la ripulita. Ecco, questo è il fondo, torniamo a girarlo. Adesso ripuliamo un pochino qua. Eccolo che comincia a prendere forma. Adesso ci mancano gli accessori, ma in linea di massima il fornelletto è chiuso. Adesso qui ci mettiamo una piccola guida, facciamo una guida con un ferro così, per trattenere la porticina scorrevole. Adesso la saldiamo. Ed ecco che abbiamo completato le due slittine per la porta. Naturalmente la porta è sempre a pietra, così rimane sempre comunque un foro, perché il foro serve comunque per arieggiare, per dare aria all'interno, e se uno vuole bene, altrimenti la toglie e la usa aperta, ecco, via. Ora dobbiamo fare il foro qui per mettere il bruciatore. Non lo voglio mettere sopra perché i bruciatori messi sopra si rovinano in poco tempo. Io lo vorrei mettere qui, angolato verso l'alto, così riesce comunque a smaltire calore
essendo girato verso l'alto, e che mi va a colpire esattamente in questo angolo qui. Così, essendo un punto in angolo, è anche un punto di maggior calore, diciamo. Quindi sfrutto al massimo il potenziale del bruciatore. Sfrutto. E quindi adesso qui dovrò farci la mezzaluna nel ferro, che purtroppo mi sono dimenticato, perché la vecchiaia comincia a fare brutti scherzi. Era da fare prima, adesso farò un po' fatica, ma devo farlo. Devo farlo. Ecco, adesso il tubo dovrebbe passare, e infatti passa, è perfetto. Che poi questo qua va girato così, e non so se si vede, ma guarda esattamente, speriamo metterci in luce, guarda esattamente nello spigolo, nell'incrocio dei due mattoni, così è il punto focale più intenso. Ecco, poi questo qui, se vogliamo, lo usiamo così, altrimenti possiamo benissimo usarlo così, non c'è nessuno che mi vieta di usarlo così, questo sistema. Bene, abbiamo già saldato tutti i dadi, filettato anche il corpo del tubo, ci vanno 4 grani sotto, così si appoggia bene. Adesso sopra ci ho messo questa cavallettina qui che mette in tensione il bruciatore che infiliamo dentro, e tutto va dentro qui così, e adesso lo saldiamo. Ecco, abbiamo finito questo fornetto. Qui c'è la sua porticina, qui c'è la sua entrata per il bruciatore, qui c'è l'interno, l'ho messo anche un manico da poterlo sollevare. Adesso diamo, visto che i ferri rimangono chiaramente, non li vernicio, e ci diamo un po' di bruntura nelle saldature, così diventa tutto scuro uguale, diciamo, via. Ecco, abbiamo scurito tutte le parti grattate e saldate del ferro, così praticamente è tutto uniforme, perché chiaramente non voglio verniciarlo, perché la vernice qui non ci sta. Ecco, tutte le teste sono scurite, così è uniforme e è gradevole anche alla vista, via, diciamo. Adesso andiamo a prendere il bruciatore, proviamo a infilarlo dentro. Allora, io da anni ho questo piccolo bruciatore con uscita di 45 mm, è un po' piccolino. Adesso vediamo se è sufficiente, se ce la fa, altrimenti ne facciamo uno di sana pianta più cattivo. Ha comunque una bella fiamma, adesso voglio provare. Bella fiammona, voglio provare, poi ripeto, se è sufficiente bene, altrimenti ne faccio uno più cattivo. Ecco, sì. Questo va inserito qua dentro. Adesso valuteremo che non si scaldi troppo qui le parti in plastica, perché non è detto che facciamo la prova, e poi eventualmente a fare uno nuovo facciamo sempre in tempo.
bene. Andiamo a provarlo con un pezzo da temprare e vediamo. Caldo, un bel po'. Io direi che abbia superato la prova brillantemente, è rosso totalmente, consideriamo che è un bel pezzo perché è un 25x20, tutto pieno, quindi un bel pezzo pesante. E adesso io non lo metto in tempera perché è un pezzo che non mi serve temperato, quindi non lo metto in tempera, ma il tema di questo video non era il modo di temperare, ma era fare il bruciatore in grado di scaldare sufficientemente il ferro per essere temperato e bonificato, via. E sentiamo un attimo qui, sentiamo che non ci siano, no? Qui è totalmente freddo, quindi le mani proprio caldo il tubo, quello sì, ma qui è totalmente freddo, quindi non c'è nessun problema. Ecco il bruciatorino che adesso si sta raffreddando, lì c'è la bombola che uso per alimentare il bruciatorino. Adesso diamo un'occhiata, totalmente, è ancora tutto a posto. Le pietre sono perfettamente a posto, quindi non hanno ceduto, hanno lavorato, hanno tenuto la caloria, hanno tenuto benissimo, nessun cedimento. Il piccolo fornello, la forgia, si è comportata molto bene, abbiamo visto, nessun problema. E per fare dei pezzi piccolini come questo, così di 12x25x20, anche se pieno, ho visto che c'è riuscito, quindi va perfettamente bene. Questo per lavorare qui in questo piccolo laboratorio è più che eccezionale. Se devo fare un cono, un ingranaggio, qualcosina e lo metto dentro, gli faccio la tempera o la bonifica, dipende dal pezzo che devo fare. E penso che faccia il suo lavoro. Sono molto contento anche di questo nuovo attrezzo e buona forgia a tutti. Saluti e alla prossima. Ciao ciao.